Buongiorno. Oggi abbiamo un ospite che è molto speciale, almeno per me. È un grande chef francese che si è trasferito in Italia e ha aperto un bellissimo hotel con annesso ristorante nell'Alta Langa e precisamente a Igliano. Jérôme Migottot, che già dal cognome si intende molto l'origine da dove viene, e oggi fa una grande cucina in un territorio meraviglioso come l'Alta Langa. E oggi, Jérôme, cosa ci prepari? Oggi prepariamo un piatto con piselli e lumache. Ok, le lumache, che sono un po' la cultura sia del territorio di Langa ma anche una cultura francese. Noi abbiamo Cherasco e San Dalmazzo, i due luoghi in assoluto di maggiore produzione per quanto riguarda le lumache, ma la Francia l'ha sempre considerato un piatto esclusivo. Bene, possiamo partire con la preparazione. Ale. Ok, allora iniziamo già con le piselli per togliere la bucce. Allora andremo a sbianchire i piselli per sbucciarli. Esatto. Ok? Quindi una sbollentata in modo da poter togliere la parte esterna, che è sempre un po' coriacea, dei nostri piselli. Dall'altra parte prendiamo una pentola e iniziamo a fare la crema dei piselli. Una crema di piselli che alla fine aggiungiamo un po' di menta per avere un po' di freschezza. Il piselli di menta è sempre stato un grande classico della cucina, no? Sì. Perché la menta dà quella freschezza e diventa anche un fattore verde come aromaticità, quindi ben ci sta. Il cipollotto è la base della cottura dei piselli? Sì. Ok. Cipollotto, un pezzo di burro. E i piselli che sono qua. Ok. Prendo un po' d'acqua. Quindi fai due cotture per i piselli, una per la crema di piselli e una per i piselli da guarnizione. Sì. Ok. Sì. Allora, le piselli c'è solo neanche 2 minuti, Sì. Solo veramente per... Le togliamo. Andiamo a raffreddare immediatamente. Subito in acqua fredda. Ok. Per tenere bene il verde. Le lasciamo per qualche minuto così, dopo possiamo togliere la buccia. Sì. Facciamo senza colore, proviamo di fare senza colore. Quindi solo stufare? Sì. In modo che non cambi colore e che rimanga il profumo del nostro cipollotto. Ok. Mettiamo un pezzettino di pancetta che togliamo prima di arrivare alla cottura finale. Sì. Questo ti serve per dare profumo, grasso? Un pochettino, un po' di profumo, un po' di grasso. Sì. Da quello che l'ho lasciato intero, se solo per fare un po' di aromaticità. Esatto. Ok. Io non metto timo aglio perché con la menta è meglio di non mixare troppo d'aroma, se no posso fare senza la menta con un po' di timo, un po' di aglio. Ok, questo qua li togliamo dall'acqua. Ok, e io te li sbuccio, se li metti qua te li sbuccio io, così almeno tu prosegui con la organizzazione della ricetta. Dunque, dalla crema, mettiamo così. Allora, là adesso prendi le lumache per le fare raffreddare un pochettino, le passo un po' nella padella con un po' di burro, timo e aglio. Ok, le lumache sono già precotte. Esatto, le lumache sono già precotte. In modo che sono pronte a cuocere per finire. Sì. Un po' di sale e un po' di pepe, per gli dare un po' la spinta un po', che sono già buone perché hanno cotto con
tanto arome, ho messo anche il finocchio per aromatizzare un po' di dentro. Ok. Quindi la lumaca è sempre stata ed è un piatto che normalmente in Francia lo trovi dappertutto, no? In Francia non tanto. Solo in Borgogna, come sì. dicono, è un po' il piatto nazionale insieme al piccione. Esatto, Piccione, foie gras, anatra e lumache insieme alle rane sono i piatti un po' della nazione francese. Allora sì, ho pian pianino riuscito a trovare tutti questi prodotti qui e tutti gli anni riuscito a lavorare. Le lumache sono quasi tutti gli anni sulla carta, anche il piccione. Le rane dalla stagione da maggio-giugno fino a ottobre, più o meno mi riesce da mettere sulla carta e piace tanto, la gente è contenta perché sono buonissime. Allora un pezzo di sale, non troppo perché sono già un po' salato. Le lumache le lascio raffreddare un pochettino così e dopo lo possiamo impanare. E le impani in modo classico? Sì. Farina, uova e pane. Allora, le piselli, la cottura dobbiamo fare attenzione perché quello sono fresco, bello. Anche tu ami le cotture un po' al dente dei vegetali? Un po' alla giapponese, nel senso croccanti? Sì, prova di tenere sempre un po' indietro per non rovinare il gusto. Per non stancare? Sì. Facciamo dei pezzettini con la pancetta. Ok, siamo quasi a posto. Ok. Allora adesso iniziamo gentilmente di fare i piselli, diciamo il ragù dei piselli. Ok. Con i piselli quelli sbucciati. Esatto, con i piselli sbucciati, la pancetta, un po' di cipollotto. Il cipollotto. Insieme abbiamo le lumache, impaniamo. Allora io faccio solo un'impanatura. Leggero, Sì. Leggero per non avere troppo avere un po' di crocchezza, non tanto. Non faccio una doppia panatura. Ok, è solo per avere un minimo di croccantezza. Esatto. Quindi andiamo con i piselli che saranno il ragù. Esatto, allora, del piatto. Le lascio solo così si riscaldano un pochettino tranquillamente. E prendono il profumo. Le finisco solo alla fine per... Ok. Allora, togliamo la pancetta. Ok. Ho dato il profumo, metto qua. Così possiamo... Vuoi un contenitore così per frullare? Sì, se voi ne avete uno, grazie. Sì, è meglio perché così riesci a ottenere una bella crema. Voilà, ecco qua il mini pimer, te l'ho già connesso alla corrente. Allora io metto tutto l'acqua, sì, perché penso che va bene, e dopo quando rimettiamo a riscaldare mettiamo un pochettino di pane, non tanto per non togliere troppo il gusto delle piselli. Ok. E una o due foglie di menta. Di menta che si mette, io preferisco la mettere alla fine, quanto frulliamo adesso, così teniamo, mettiamo 2 foglie di menta, mettiamo una cucchiaia di pane, diciamo adesso, una o due.
Ok. E andiamo a frullare. Sì, molto buono. Non buono, molto buono. Spero che non l'abbia fatto troppo spesso. Non tanto giù. Ok. No, ottieni proprio una salsetta. Sì. Ben fine. È un piatto molto verde questo qua. Sì. È un piatto di stagione, proprio della fresco. stagione, no? Sì. Ok, la crema è pronta. Ma deve essere molto liquida o un po' consistente quella crema? La crema io la preferisco un po' consistente, adesso la... Ecco, perfetto. La tieni un po' così. Ok. Non è una zuppa... Sì, è una salsa più che... Sì. Una salsa che si lega da sola. Allora, i piselli li finisciamo come un po' di burro alla fine. Sì. Facciamo offrire le lumache. Spero che l'olio va bene. Andiamo a friggere. Andiamo a friggere. Velocissima. Sì. Anche perché le lumache sono già cotte, devi solo È meglio di farle croccanti e basta. Un po' croccante e basta, se no diventa un po' troppo asciutto e è troppo gommoso dopo e non va tanto bene. Pezzettino di sale. Allora abbiamo le lumache, Ok. la crema che è già a posto. Sì. La teniamo qui per il momento. Finisciamo i piselli. Ho preso qualche fiore dall'orto stamattina. Oh, bene. Dopo la pioggia. Abbiamo qualche fiore di piselli, bianco e viola. Ah, i piselli di colore, i piselli di Mendel questi Sì, persone. un po' di boragina. Ok. E questo qua è della mostarda. Questo è il fiore della mostarda. Sì. E la borragine. I fiori di piselli sono molto dolci, sono piacevoli da mangiare. Sì. Allora, questo qua è per l'impiattamento. Dunque. Ok, possiamo impiattare allora. Sì. Il ragù è pronto. Allora lo faccio alla francese con un po' di burro. Ok. E va bene, le salse e i prodotti si legano col burro, Sì. È difficile non pensare alla cucina. Poi il grasso è sempre una scelta personale, no? Ci sono quelli che vengono dal nord Italia amano il burro, c'è chi viene dalla Liguria o dal sud che ama più l'olio, no? Quindi Esatto. sono aspetti personali. Ok. Ok, andiamo allora. Andiamo. Allora, mettiamo il ragù dentro. Ok, hai fatto uno stampo a Savarin? Sì, più o meno. Più o meno, ovvio, ma ricorda quello. Sì, sì. Sì, ho fatto così perché dopo, quando abbiamo messo i piselli, Ottieni un cerchio. sì, con un piccoletto. Ok. Adesso ho fatto delle tegole Ok. con una paia di maizena, farina, un po' di olio d'oliva, così. Benissimo. Mettiamo le La lumache. cuoci in padella questa, Sì. questo apparecchio? Allora io ho una macchina che si chiama una crepiera che è fatto Ah, fai con la crepiera, Voilà, esatto. che diventa più facile. Sì. Sì, perché c'è già la forma. La forma, esattamente. Con 3 piccoletto fiori di piselli. Ok.
Voilà. E manca adesso la salsa. La salsa. Allora, io ne metto un pochettino al centro, al solito metto una piccoletta sauciera di fianco. Ok, di accompagnamento. Sì, esatto. Per non rovinare. Qui abbiamo anche noi una bella salsiera che la mettiamo qua, andiamo ad aggiungere la salsa, in modo che il cliente aggiunge la salsa che vuole nel momento stesso che desidera. Il piatto è pronto, spostiamo la salsiera da questo lato così non vi toglie la visuale. Beh, direi da applauso questo piatto, molto bello, semplice come la cucina italiana, pochi elementi ma di grande spessore. Grazie Gio.